Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come mi sono costruito questo alimentatore super figo che userò sul furgone, ma che può tranquillamente diventare un alimentatore da banco, insomma, per fare un sacco di cose, fino a 36 volt, ma dopo vi do tutte le specifiche. Vi faccio vedere cosa bisogna comprare, spacchettiamo tutto, poi ci spostiamo nella mia officina e vi faccio vedere passo passo come costruirlo, tutte le fasi della lavorazione, tutto materiale che ho comprato principalmente su Banggood, poi vi lascio anche qualche link di Amazon. Insomma, ho cercato di ottimizzare la spesa al meglio. Poi magari qualcuno mi scriverà: ah, ma io l'ho trovato già fatto con 60 euro. Va bene, questo ce lo siamo costruito noi. Con un display così dettagliato non ce ne sono tanti in giro. Andiamo avanti col video, va? Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Perfetto, questi sono i due componenti, diciamo, principali di questo kit, di questo prodotto che voglio andare a realizzare. Abbiamo questo che è l'alimentatore, quindi alimentatore con in ingresso il 220 volt fase neutro e in uscita una tensione più e meno che viene già appunto regolata, stabilizzata e gestita da questo alimentatore. Questo alimentatore esce a 36 volt, quindi fisso. Sui 36 volt arriva fino a 180 watt 220 di picco, che sono circa 5-6 ampere, che è perfetto, assolutamente sufficiente per gestire l'alimentatore. Questo è l'alimentatore che gestisce da 7 a 36 volt e supporta correnti fino a 5 ampere, quindi vedete che siamo allineati con l'alimentatore che abbiamo comprato. Si chiama VZ3605, è possibile poi comprare anche un'espansione, un modulo wifi per altre connessioni, ma a me non interessava. Vi lascio comunque anche del modulo accessorio il link in descrizione. Questo è l'alimentatore, arriva con due cavi siliconici con coccodrilli, sezione non piccolissime ma sono abbastanza morbidi, con le due banane per essere inseriti nel frontale, e sono lunghi circa 1,20 m. Frontale, che è questo, l'ho preso perché era molto carino. Dopo vi farò vedere che in questo display da 1,8 pollici ci sono un sacco di impostazioni, ha un po' di comandi, la regolazione, la connessione, e si monta ad incasso, quindi bisogna poi fare un buco rettangolare che faremo insieme. Questo è il retro dell'alimentatore, abbiamo una piccola ventolina per la dissipazione del calore, questo è il connettore per aggiungere quel modulo wifi. Qui invece abbiamo le connessioni in ingresso che adesso andiamo a vedere. In confezione non abbiamo nessuna manualistica. Vi parlo un po' di prezzi dei due prodotti giusto per capire in che direzione andiamo a finire. Questo modulo, questo alimentatore costa 10,74 €, questo alimentatore costa 42,99 €. Non costa poco, ma ho avuto ottime impressioni, è molto figo e vedete che verrà un bel prodotto. L'idea finale sarà di montare il tutto dentro una scatola 12-15. Questa vedrete che ci starà tutto giusto, al limite si può prendere anche più grande. Adesso ci spostiamo nella mia, diciamo, officina e vi faccio vedere come montarlo, come prepararlo. Ok, adesso vi faccio vedere qual è l'idea di installazione. Dunque, in questa scatola pensavo di mettere l'alimentatore qui sul coperchio, che ci sta giusto, tutto decentrato, perché sulla parte più esterna ho preso due misure e ci sta giusto il modulo con lui sul coperchio a sinistra. Siamo proprio stretti, ma dovrebbe starci tutto. Cosa servirà per procedere con il montaggio? A parte la scatola e i due componenti principali, servirà sostanzialmente un cavo, va benissimo un 3x1,5 per fare, diciamo, l'alimentazione a 230 volt, con una spina, va benissimo, da 10 ampere, e un PG, un passacavo. Questa tra l'altro è tutta roba di recupero, ma io vi lascio i link di tutto quanto in descrizione. Servirà poi un cavo per collegare il 36 volt in uscita dal modulo principale di alimentazione al nostro alimentatore. Va benissimo un cavo da 2,5 per uso civile, fase neutro o anche dello stesso colore, l'importante è che rispettiamo poi nel collegamento il più e il meno. Cavo da 2,5 perché, facendo due conti così alla carlona, con un 12 volt porta fino a 15 ampere, con un 36 volt porta 20 ampere e via dicendo, perché comunque quando abbiamo una tensione continua maggiore è la tensione e minore è la sezione di cavo richiesta per la stessa corrente da erogare. Ma due pezzettini di cavo da 2,5 anche corti, e qui abbiamo tutto quello che serve a livello di materiale. Serviranno poi
poi delle punte da trapano, una fresa, vi faccio vedere un po' di cose, un Dremel, un multifunzione, dipende da come vogliamo procedere. Infatti mi sono spostato di qua, che è diciamo dove ho l'officina, dove faccio tutti i miei progetti, i miei traffici strani. La prima cosa da fare, il taglio per l'alimentatore nella posizione esatta più esterna possibile. Dunque, da indicazioni lui richiede un foro da 116x70, verifichiamo se è così, quindi 70, e calcolate che l'esterno è poi 74, quindi abbiamo 2 mm per lato di buono. In lunghezza 116, quando abbiamo 120 come totale, quindi facendo esattamente la misura da 116x70 abbiamo poi 2 mm di appoggio che sono proprio il minimo per farlo incastrare. Come procediamo? Allora, la misura fatta esattamente a filo qua a parete, questo perché? Perché noi abbiamo una parete che, facendo il conto di tutto quanto, è circa 2 mm, tagliando a filo dall'interno avremo il bordo del dispositivo che finisce proprio a filo scatola come lo voglio io. Quindi l'idea è di saltare 2 mm di qua e spostarci a destra. Con l'utilizzo di una normalissima squadra prendiamo il centro della scatola, che in questo caso è 7,5, facciamo un paio di segni, tracciamo la nostra misura fino a dove ci serve, tranquilli che tanto la matita va via. Quindi qui abbiamo il centro, noi dobbiamo lasciare 2 mm di bordo e dobbiamo fare un taglio di 70, quindi dobbiamo fare 70 più 2, dobbiamo fare un segno a 72 mm. 72 mm dal bordo siamo esattamente qua, tracciamo anche un 72 qua. Per essere più precisi in questa fase possiamo usare anche un pennarello punta molto piccola, facciamo un po' di segni a 72 e sappiamo che il foro in questa misura deve essere 116. 116 vuol dire che diviso 2 deve essere 58 per parte. Ci piazziamo a 10 dal centro e facciamo un bel 58 di qua, poi ci piazziamo a 58 e segniamo il 10 di qua. Questo sarà l'ingombro generale del nostro alimentatore. Controlliamo se più o meno quadra. Più o meno quadra. Adesso, per essere sicuri, verifichiamo che questa misura sia 116, la misura è 116. Ora dobbiamo procedere a disegnare il nostro rettangolo assolutamente in quadro. Ci facciamo la stessa misura di prima, 58 da una parte. In questo modo abbiamo tutti i segni che servono per fare il nostro scasso da 116x70. Questo è un metodo per segnare le misure, ma si può fare tutto tranquillamente con la squadretta, si può fare tranquillamente anche con squadrette come queste che sono molto comode. Con questa squadretta possiamo segnare esattamente rispettando tutti i 90 gradi, però diciamo che se non avete 50.000 squadrette o non avete neanche una, prendendo i riferimenti in più punti riusciamo comunque ad essere precisi. Ora si tratta di unire i punti. Controlliamo di avere il 116 sopra e il 116 sotto. Quando disegnate un rettangolo, una figura, comunque un quadrilatero con angoli retti, per verificare che sia in quadro basta prendere la misura degli angoli. Se la misura coincide in tutti e due gli angoli, voi siete sicuri di avere fatto i 4 angoli a 90 gradi. Ora qui dobbiamo fare ancora lo scasso di 2 mm. Un altro modo per tracciare, ad esempio, è usare direttamente il calibro, quindi ci appoggiamo sul bordo e gli diamo una bella sgrattugiata dopo averlo bloccato con la rotellina, così non si muove. Non so se riuscite a vederlo, ma abbiamo solcato la misura di riferimento. Prima di tagliare controlliamo di nuovo tutto. Il 70 x 116, questo sarà lo scasso da effettuare nel coperchio per fissare l'alimentatore. Come facciamo questo scasso rettangolare? Ci sono vari modi. Possiamo usare un Dremel, che in questi lavori è una delle cose più comode in assoluto che potete avere. Avevo fatto anche un video della versione cordless. Oppure possiamo usare un multifunzione come questo, una picena, che è molto comoda per fare i tagli dritti. Oppure possiamo fare tanti fori col trapano, metterci poi a limare e a tagliare con un cutter, perché
che è plastica, e in qualsiasi di questi modi riusciamo ad ottenere il risultato che desideriamo. Se vogliamo farlo con i fori, dobbiamo procedere facendo un po' di fori lungo la linea stando all'interno, in questo modo. Ne fate tanti vicini stando col bordo sulla linea, più li fate vicini meno dovete poi limare. Ovviamente è molto comodo aiutarsi anche con un bulino, in modo da tracciare il punto, fare il puntino per centrare la punta e procedere poi col foro. Andate avanti così e vi fate tutto il rettangolo, poi con l'aiuto di un cutter, di una tronchesina, di una forbice, di quello che avete, andate avanti a unire, diciamo, tutti i trattini. In questo modo vi rimarrà il rettangolo più o meno definito, e poi con l'aiuto di una lima andate a limare tutti i dentini per ottenere il rettangolo. Questo è il metodo che richiederà più tempo, ma quello che richiede anche meno attrezzatura. Con la picena invece, che è un attrezzo che fa questo movimento, sicuramente velocizziamo di un bel po' l'operazione. Riusciamo a ottenere un taglio preciso, tende a sciogliere leggermente la plastica ma non è un grosso problema. Con il Dremel siamo ancora più agevolati perché, avendo questi dischi molto piccoli, riusciamo a fare tagli precisi, e poi ricordo che può servire per fare un sacco di altre cose. Taglio più o meno ottenuto, togliamo il pezzo di plastica in più e voilà. Con l'aiuto di un cutter diamo la prima sbavata, giusto per togliere il grosso. Ora verifichiamo da quanto è venuto fuori il buco. Dunque stiamo a 69 rispetto ai 70, ed è giusto così per quanto mi riguarda, perché io tendo sempre a fare i fori un po' più piccoli, perché ad allargare c'è sempre tempo ma a stringere no. Non sono un maker che crea cose super fighe che poi nessuno riesce a riprodurre, magari vi viene anche il nervoso. Facciamo le cose un po' alla buona, poi se lo volete perfezionare tanto di cappello e fate benissimo, però io ho bisogno di una cosa che funzionasse, diciamo, mediamente presentabile, nulla di più. Quindi abbiamo 1 millimetro in meno sulla larghezza, e sul 116 siamo invece giusti. Possiamo già provare a inserire il dispositivo per vedere se entra. Vedete che entra perfettamente in lunghezza ma non ancora in larghezza, ma sarà sufficiente dargli giusto una limatina su questo lato qua magari, o anche sul bordo di qua. Lui entra perfettamente. Se deciderete di usare una scatola più grossa, non state così vicini al bordo della scatola. Questo perché la struttura dell'alimentatore, vedete che ha questi incastri per essere fissata lateralmente. Noi in questo caso con il mio alimentatore il gancio andrà a prendere solo da un lato, dall'altro in realtà rimarrà non agganciato perché non hanno lo spazio per agganciare, ma io avevo l'esigenza di stare tutto a sinistra per non rischiare di stare troppo contro l'alimentatore da questo lato. Vi diamo una pulita nel mentre, magari siate un po' più delicati di me che sono già riuscito a graffiare la scatola. Io cosa farò di conseguenza? Metterò un goccio di colla a caldo qua sul lato per tenerla ferma. Fatto questo, vedete che presentando il coperchio con il fondo riusciamo già a vedere l'interno. E cosa ci serve? Ci serve per capire se ci sta l'alimentatore. L'alimentatore ci sta perfettamente, l'unica cosa è che avrò bisogno di eliminare tutta questa roba qua sotto per recuperare quei millimetri necessari, quindi anche qui con un Dremel o con quello che riuscite bisogna far saltare queste protuberanze di plastica che servono per fissare ad esempio schede elettroniche, barre DIN eccetera sul fondo, che a noi in questo caso non servono, fino ad ottenere un risultato del genere. Quindi tutto spianato. Ora la scheda appoggia tranquillamente sul fondo, il coperchio chiude senza problemi, vedete che ha ancora un pelo di gioco, e ci starà tranquillamente l'alimentatore. Dunque la scheda è appoggiata su plastica, quindi è tutto isolato, non abbiamo grossi problemi. Per dargli un minimo di fissaggio, anche qui un goccio di colla a caldo per tenerla ferma dietro la scheda sulla plastica. Prima di procedere al fissaggio della scheda, dopo aver deciso di metterla lì e di mettere qui l'alimentatore, dobbiamo predisporre il foro d'ingresso per il cavo del 220 volt che entra da qua sopra, da questa morsettiera. Quindi avendo la scheda qua di lato e l'alimentatore che sarà qui,
possiamo tranquillamente predisporre un ingresso in questa zona con il PG per il cavo. Facciamo un segno di una zona dove non dia fastidio al fissaggio e tutto quanto, che direi va benissimo qua. Siamo esattamente a 2,5 cm dal fondo e 3 dall'angolo. Il foro da effettuare per mettere questo PG, che è un passacavo a stringere, adesso poi vi faccio vedere come si monta, sarebbe un foro da 15 mm che possiamo ottenere tranquillamente con una fresa a gradini. Fissiamo quindi il passacavo con la ghiera all'interno, va tirato ma senza esagerare. Ora con la colla a caldo io uso questi stick neri che sono fantastici, che hanno un'ottima tenuta. Possiamo fissare l'alimentatore prima sul lato. Per una questione di comodità vi consiglio di almeno attaccare i due fili che escono della tensione più e meno, perché dopo siete scomodi col cacciavite. Li spelliamo della lunghezza utile ad entrare nel morsetto e rimanere perfettamente sotto la letta della vite. Per il più userò il blu. L'importante è che il rame non esca oltre che vada a toccare qualcosa della scheda, e il marrone per il meno. Durante il fissaggio delle viti vi consiglio di aiutarvi con una pinza, perché la plastica se no tende a deformarsi. Perfetto, se volete per comodità potete anche già attaccare i due fili del 230 volt, non abbiamo problema di polarità. Conviene sguainare già il cavo prima, lo nastriamo per bene dove viene tagliata la guaina. La scheda andrà messa qui, noi arriveremo lì col cavo, quindi facciamo una misura che vada bene per attaccare i cavi del 230 volt, tipo qui, pelatura non troppo lunga come prima, e li inseriamo con l'arrivo da questa parte. Anche in questo caso per tirare i morsetti vi consiglio di tenerli fermi con una pinza. Molto bene, ora il cavo possiamo metterlo nel passacavo, quindi lo facciamo passare dall'interno, se non passa lo allargate un po'. Questa sarà la posizione della scheda, il cavo lo lasceremo qua sopra, quindi gli diamo un po' di abbondanza in questa direzione. Possiamo già fissare il PG così non si muove. Ora metto un po' di colla a caldo qua dietro per fissare la scheda alla parete, giusto per farla stare ferma. La lasciamo un attimino in questa posizione per sfruttare la forza di gravità che me la tiene giù. Faccio la stessa cosa con l'alimentatore, mettendo giusto un filo di colla su questo lato, magari un punto qua, un punto qua, un punto qua, poca roba. Lo inseriamo in questo modo prima che solidifichi. Lui da questa parte si incastra, da questa parte farà un minimo di tenuta questo poco di colla a caldo che abbiamo messo. Se vogliamo proprio rinforzarlo gliene mettiamo ancora un po' qua nell'angolo, anche di qua, e lasciamo il tutto lì per 10 minuti, il tempo di far raffreddare questi stick neri fantastici. Mentre aspettiamo, se volete possiamo montare la spina. Vi ricordo che avevo fatto un tutorial per montare le spine, ma già che ci siamo lo ripassiamo. Come avete visto non c'è la terra perché tutto in plastica, tutto isolato, non serve metterlo a terra. La terra non ci serve, facciamo che chiuderla. Prendiamo la misura ottimale per sguainare il cavo, una cosa del genere, ma facciamolo più lungo e i cavi li tagliamo dopo. Fate sempre attenzione a non intaccare i cavi interni. Tra l'altro ho comprato uno sguainacavi della Knipex che è fantastico, ma ce l'ho nel furgone. Tagliamo la terra, riprendiamo la misura. Vi ricordo che la guaina deve stare sotto il fermacavo e con i fili dobbiamo arrivare ai morsetti. Sono un pelino lunghi, facciamo una cosa del genere. Le spine Wimar per comodità vengono via. Inseriamo fase neutro, aprendo bene i morsetti in questo modo. Diamo una prima tirata giusto per farli stare fermi. Dovete vedere solo la plastica, non il rame che esce. Rimettiamo i maschi di contatto dentro la sede della spina. La sua posizione sarà questa, quindi li pieghiamo un po' in fuori in questo modo. Mettiamo il fermacavo girato al contrario perché in questo modo prende i cavi più piccoli, quindi con la parte bassa in giù. Serriamo il fermacavo. Ora che è in appoggio diamo ancora una serrata ai morsetti della spina e voilà, lei è correttamente montata, il cavo è ben saldo, possiamo chiuderla. Voilà. Nel frattempo la colla è diventata bella dura e questo qui di qua non lo muoviamo più, idem per quanto riguarda questo. Ora l'ultimo passaggio da fare prima di chiudere il tutto e iniziare a utilizzarlo è dargli un po' di areazione, perché questa ventolina andrà a cadere proprio qua sotto, ci sarà comunque bisogno di un po' di passaggio d'aria. Procederò a effettuare un po' di fori da questa parte qua e un po' di fori di uscita di qua e magari anche un po' di qua. Per fare una cosa un po' più carina disegno
una specie di reticolo dei fori di areazione, tipo una cosa del genere. Faccio un po' di fori sfalsati per ottenere una cosa del genere. Diamo poi una bella pulita. Faccio la stessa cosa anche da questa parte. Ok, quindi un po' di fori di qua, un po' di fori di qua. Per non saperne leggere né scrivere, nel dubbio gliene faccio anche qualcuno qua di lato. Ok, diciamo che un po' di fori li abbiamo fatti, un po' di passaggio d'aria c'è. Non so ancora se la ventola che c'è a bordo gira sempre o solo in caso di surriscaldamento. Comunque un po' di circolazione d'aria ce l'abbiamo. Ora dobbiamo connettere il più e il meno che abbiamo collegato prima all'alimentatore. Vedete che qui sotto è segnato in più i due a sinistra e in meno i due a destra. Sono indifferenti, possiamo usare uno di questi due e uno di questi due. Positivo a sinistra blu, negativo a destra marrone. Come misura, siccome andrà in questa zona, dobbiamo per forza far passare i cavi tra l'alimentatore e il regolatore. Dobbiamo arrivare qua sopra, quindi diciamo che qua è una buona misura. Il connettore dovrebbe venire via. Quindi lui era messo in questo modo, abbiamo il più sopra e il meno sotto, li disegniamo per non sbagliarci. Qui facciamo una spelatura più o meno lunga come l'altra, anche un po' meno di così, una cosa del genere. Qui serve un cacciavite a taglio un po' più piccolo per prendere questa morsettiera. Morsetti che arrivano normalmente chiusi, bisogna aprirli, marrone nel meno, blu nel più. Attacchiamo il connettore esattamente dove era prima. E con la scatola abbiamo finito. Controlliamo di mettere i cavi in modo che non diano fastidio a nulla. Chiudiamo la scatola, togliamo la pellicola dal display. Ora possiamo mettere le 4 viti di chiusura. Lui è pronto, rimane molto carino, poi se volete personalizzarlo con delle scritte, qualcosa. Avrei potuto mettere un interruttore sull'alimentazione, ma non l'ho ritenuto necessario, se volete è un di più. Non c'è bisogno di un fusibile di protezione perché ce l'ha già a bordo la scheda dell'alimentatore a 36 volt. Attacchiamo la corrente, prima accensione, bisogna poi capire adesso come funziona il tutto. Questo tasto lo mette automaticamente in stand-by, ma adesso andiamo a provarlo a banco di là. Bene, dispositivo alimentato, voi potete tranquillamente lasciarlo in stand-by, questo tasto serve per spegnerlo. Lo accendiamo, guardate che figo, c'è questo fantastico display dove segna tensione, corrente e potenza in watt. I tasti sono semplici, dunque con VSET andiamo a impostare tutti e 4 i numeri che compongono la stringa, quindi con le frecce ci spostiamo dal secondo decimale al primo decimale, al secondo numero e al primo numero, quindi se vogliamo fare 24 volte facciamo 24. Adesso mettiamolo a 12, facciamo un po' di prove. Tensione settata. Possiamo impostare la corrente massima che deve erogare e possiamo impostare anche la potenza. On-off serve per smettere o iniziare a erogare la tensione. Ok lock serve per confermare o per bloccare i valori visualizzati. Vedete che si chiude il lucchetto. Cominciamo a fare un po' di prove. Prendiamo ad esempio un Sonoff Mini, proviamo ad alimentarlo a 12 volt. Vedete che a 12 volt un Sonoff Mini assorbe circa 0,03 A, un consumo di 0,3 watt, quindi veramente irrisorio. Togliamo tensione in uscita in modo da non avere problemi sui coccodrilli. Proviamo ora a alimentare una striscia LED da 24 volt, ce n'è 4,5 metri, fa 22 watt al metro, quindi siamo quasi sui 100 watt di striscia. Diamo positivo e negativo. Questa volta dobbiamo alzare la tensione a 24 volt, non limitiamo la corrente e accendiamo. La striscia si accende correttamente, vedete che tira quasi 3 A, i watt in realtà sono meno di quelli che avevo stimato, è più affidabile la sua lettura che i watt al metro dichiarati dal costruttore, secondo me. Sentite che in questo caso è partita la ventola, quello che sento è la puzza di bruciato che arriva dalla striscia LED, perché queste qui, se non vengono dissipate ad alta luminosità, scaldano di brutto, infatti è bollente ed è meglio interromperla qua. Ventola che continua a girare perché adesso si è un po' scaldato il dispositivo, ora lo terrò sotto controllo per vedere se sarà necessario eventualmente aumentare il raffreddamento. Premendo in giù abbiamo la possibilità di cambiare la visualizzazione del display, mi piace di più questa, destra e sinistra non fa nulla,
scatola. M sono le memorie che si possono memorizzare tenendo premuto M1, M2, M3 o M4. Quindi il funzionamento alla fine è molto semplice. Una volta impostato quello che ci serve, visualizziamo le informazioni che ci interessano. Intanto la ventola sentite che continua a girare, alterna, si ferma, riparte. Facciamo qualche prova giusto per capire i dati che visualizza. Quindi 12 volt erogati sono 12 volt erogati. Facciamo una prova in corrente, quindi qua segna 0,05 ampere, diciamo 0,047 rileva il multimetro. Chiaro che su assorbimenti così bassi è più facile avere dei valori contrastanti, però diciamo che per fare quello che devo fare io, cioè alimentare qualcosa di elettrico a banco e vedere quanto sta consumando, direi che è un ottimo prodotto. Poi, come vi ho fatto vedere prima, si può personalizzare con un interruttore di accensione, magari si possono mettere dei piedini antiscivolo, si potrebbe anche non montare dentro un box ma metterlo a parete se magari avete già un box di qualcos'altro, qualche altra struttura da sfruttare. Insomma, avete visto che si può montare un po' dappertutto. Io l'ho messo in questa scatola, fa quello che devo fare io. L'alimentatore poteva essere finito qui, ma siccome non mi convinceva tanto e mi piace andare a fondo alle cose, ho fatto delle ulteriori verifiche. Mi sono poi accorto che dopo un po' di tempo, anche con assorbimenti non eccezionali, non tanto l'alimentatore, che vedete diventa un po' caldo, ma siamo sui 36 gradi, 38 contro i 25 ambientali, ma proprio l'alimentatore arriva anche a 50-60 gradi proprio nella zona dove c'è il dissipatore, tende a scaldare parecchio. Anche l'alimentatore scalda, ma molto meno, anche perché è dotato di un dissipatore importante, arriva a 36 gradi. Invece qua nel punto più caldo siamo a 58. Poi cosa ho fatto? Questi di solito li prendo su Amazon, costano poco, sempre ovviamente arrivano dalla Cina. Ho preso uno di questi, sono degli schedini, dei regolatori. Questi qua accettano l'ingresso fino a 40 volt e tramite questa vitina, questo trimmer, in uscita, vedete che c'è pin out in meno, out più, in meno, vi permettono di avere una tensione regolata. A bordo monta un regolatore, 2 condensatori, niente di che, però funzionano bene. Quindi dopo avergli saldato 2 fili in ingresso, vi faccio vedere come funziona. Lo alimentiamo direttamente col 36 volt dell'alimentatore. Mettendo i puntuali qua, vedete che adesso è regolato a 25 volt. Agendo su questa vite possiamo abbassare fino alla tensione richiesta. Io in questo caso la porterò a 12 perché aggiungerò un raffreddamento forzato tramite ventoline 40-40 spesse 1 centimetro che vanno a 12 volt. Ok, adesso inizio a portarla a 12, probabilmente dopo la abbasserò ulteriormente per farle girare un po' più piano. Adesso faccio un po' di prove e vi faccio vedere cosa ne viene fuori. Ovviamente servivano le ventole, ne ho comprate 4, sono ventole da 40 su cuscinetti, consumo di 0,08 ampere, quindi non va ad influire sul nostro alimentatore, molto silenziosa, aria ne fa passare già parecchia. Volevo vedere cosa succedeva abbassando la tensione. A 5 volt diventa ovviamente praticamente impercettibile, ma muove aria ma meno. Volevo vedere ad esempio tra 9 e 12 la differenza. Ok, a 9 è molto silenziosa e muove già abbastanza aria, quindi credo che imposterò il regolatore di tensione a 9 volt. Vedete quanto è comodo anche passare da una tensione all'altra, lo sto praticamente già usando un sacco. Abbassiamo a 9. 903 è un buon valore, quindi ora monto ventole e regolatore nella scatola. Con una fresa da 36 ho effettuato un foro circolare che ho visto andava benissimo per la ventola e ho proceduto al fissaggio. La schedina regolatore l'ho fissato sul fondo vicino a una ventola che buttasse fuori aria calda, la parte con le scritte è quella che butta, quindi da qui la prende e da qui la butta, ovviamente una la mette dentro e una la manda fuori. Ho fissato lo schedino là sotto, ho collegato sulla piazzola più out e meno out le 2 ventole in parallelo insieme, ho fatto viaggiare il cavo qua di lato che non desse troppo fastidio, ho cercato di tenere meno roba possibile in mezzo per favorire il flusso dell'aria. L'ingresso del 36 volt del regolatore l'ho collegato sugli altri 2 morsetti liberi che avevamo sul connettore dell'alimentatore. Già che c'ero, ho dato qualche punto di colla anche al lato del display che si incastra perché ho visto che aveva un leggero movimento, e mentre avevo la colla a caldo in mano ho dato anche qualche punto di colla all'interruttore di alimentazione che male non fa. Possiamo ricollegare tutto. Ok, vediamo se la volta è buona. Quindi ventola che butta fuori, ventola che butta dentro. Non è rumorosissimo, ma è un intervento che ho ritenuto necessario. In più adesso butta aria calda anche di qua,
dovremmo essere a posto. Con la pressione del pomello si entra nel menu che appena arriva è in cinese, ma non preoccupatevi perché basta spostarsi giù fino alla quinta voce partendo dall'alto, facciamo un giro e diventa inglese. In questo modo abbiamo accesso a tutti i controlli e impostazioni che possiamo modificare, come ad esempio la visualizzazione del display. Possiamo, ruotando il pomello, passare in modalità wave e quindi avremo questa visualizzazione, diciamo, a onda di tutte le oscillazioni, con il grafico che va a visualizzare la tensione, la corrente e la potenza. Il valore da impostare come tensione compare in questo menu. Se andiamo a 12, togliamo il V-set, scompare il menu, l'andamento con questa modalità grafica che in alcuni utilizzi magari può servire. Possiamo poi modificare i parametri di comunicazione che ora non servono, possiamo mettere e togliere il beep, togliere e mettere il logo all'accensione e regolare la luminosità. Giusto per curiosità vediamo quanto pesa tutto il bambino qua. 624 grammi. Bene, mi ero stampato provvisoriamente delle griglie con la stampante 3D giusto per non tritarmi le dita, perché è già successo. Per pochi spicci ho fatto che comprarle poi in acciaio, che sono un po' più robuste e anche più professionali. Montate rimangono più robuste, più ordinate, 2 viti su 4 sono sufficienti, non entrano le dita, non entrano oggetti strani. Direi che è bello che è finito. Una volta arrivato a questo step 2.0 sono a postissimo. Direi quindi che è finito. Merita a questo punto l'adesivo di Instagram, seguitemi, che fa molto figo mettere l'adesivo sui progetti finiti. Alimentatore da banco Massidattoli Production, che poi ho comprato 4 pezzi e l'ho assemblati. Quindi siamo arrivati alla versione 2.0. vi confermo che lo sto usando da un bel po', me lo porto sempre dietro, si è stabilizzato, funziona bene, le ventole fanno passare bene l'aria, quindi serviva, l'ho dovuto fare. Però se per caso lo montate a pannello dove c'è tanta aria o in un contenitore più grosso magari non serve. Qui era tutto zippato e ho dovuto intervenire per forza di cose. Il video è diventato un po' lungo, però volevo farvi vedere un po' tutte le fasi. Ho persino dovuto tagliare qualcosa, se no sarebbe durato 40 minuti. Se vi è piaciuto ugualmente mettete un bel like, se non siete iscritti mi raccomando mi fareste un grosso favore, iscrivetevi al canale perché arriva un po' di tutto, magari trovate un video che può essere interessante. Noi ci vediamo alla prossima diretta o al prossimo video, trovate tutto in descrizione, il link di Amazon, il link di Banggood, tutto quello che sono riuscito a trovare ve l'ho messo sotto. Grazie, ciao da Massidattoli.